Benvenuti da Mr. Bloom in questo secondo episodio di Estratti di Bloom, pillole di informazione sul caffè nel tempo di estrazione di un caffè. A farci compagnia oggi il V60. Bene, bentornati al secondo episodio di Estratti di Bloom, in cui parliamo degli step successivi alla raccolta del frutto dalla pianta di caffè di cui abbiamo parlato nel primo episodio. Cominciamo come al solito con la nostra estrazione, in questo caso un V60 e come al solito si inizia dalla fase Bloom. Bene, una volta raccolta la bacca di caffè o la drupa, intanto bisogna specificare che la raccolta avviene normalmente con due metodi principali. Il primo è quello meccanico, cioè attraverso dei macchinari, e per fare questo è necessario un terreno perfettamente pianeggiante, cosa che non succede molto spesso nelle piantagioni di caffè, dove il caffè cresce a una certa altitudine. Molto più comune invece che il caffè venga raccolto manualmente, ovvero selezionando le drupe esclusivamente mature e andando a selezionarle dal resto, che sono prevalentemente bacche poco mature, in qualche caso coincidono con la fioritura o con bacche eccessivamente mature. Successivamente avvengono delle lavorazioni per, come si diceva, ricavare il seme dal frutto, particolarità che contraddistingue il prodotto del caffè, da cui si estrapola il seme del frutto anziché ricavare la polpa dal frutto, ma questo l'abbiamo già detto. Quindi per fare questo ci sono tre metodologie principali, anzi due con una intermedia tra le due. La prima, che è quella più tradizionale, è un metodo che si chiama metodo naturale o metodo a secco. In questo metodo si fanno essiccare le ciliegie su un patio o su dei letti rialzati, quindi o semplicemente mettendole a stendere su una distesa di cemento oppure sui cosiddetti African beds o raised beds, dei letti rialzati che permettono una maggior ventilazione delle ciliegie e un'essiccazione più uniforme. Il risultato che andremo a ottenere sarà questo, una ciliegia perfettamente secca e omogenea. Il secondo metodo si chiama metodo lavato o metodo a umido. In questo caso invece la polpa viene rimossa perché non sempre i paesi di produzione dispongono di un clima costantemente soleggiato, che è quindi quello ideale invece per il primo metodo visto, ovvero quello naturale. In climi prevalentemente piovosi si predilige questo sistema di lavorazione ed è questo il motivo per cui è stato creato fondamentalmente. Quindi spolpiamo la ciliegia, ricaviamo un caffè nel cosiddetto pergamino, che è una membrana sottile, simile appunto alla pergamena sia per consistenza che per colorazione, che successivamente poi viene rimossa. Il metodo intermedio invece si chiama Pulp Natural, cioè è stato creato in Brasile, nato come Pulp Natural, poi diventato anche molto popolare come Honey Process. Pulp Natural, abbiamo detto, nasce in Brasile, Honey Process invece è più diffuso nell'America centrale e in qualche caso in Africa orientale. Nel metodo naturale rispetto al metodo lavato e al Honey Process avremo di conseguenza delle caratteristiche, delle note di base a livello sensoriale molto diverse. In un caffè naturale tendenzialmente andremo ad esaltare le note più dolci che derivano appunto dall'essiccazione degli zuccheri della ciliegia, avremo una tazza più densa, più corposa e diciamo più masticabile. Infatti i caffè naturali sono principalmente usati nei blend di caffè espresso. I caffè lavati invece hanno caratteristiche quasi diametralmente opposte, ovvero un'acidità molto accentuata e normalmente anche più complessa. Allo stesso tempo però il corpo sarà più leggero e delicato. Per questo normalmente si usa questo metodo assieme al Honey Process per il caffè filtro, o perlomeno in molti casi è quello più apprezzato.
Nell'Honey Process invece avremo un giusto equilibrio tra le due caratteristiche. Avremo una densità che non sarà altrettanto densa rispetto a quella di un naturale, però sarà sicuramente più denso rispetto a un caffè lavato. Manterremo una complessità e un'acidità piuttosto spiccata e quindi è adatto per chi preferisce le caratteristiche di uno e dell'altro metodo messe insieme. Bene, una volta terminato questo processo, queste fasi di lavorazione, si prosegue con la cosiddetta decorticazione. Nella decorticazione si rimuove la parte secca, in questo caso del pergamino, nel lavato nel honey process, nel caso naturale della ciliegia, quindi la parte essiccata della buccia. Andremo ad ottenere il caffè verde. Qui vedete due esempi molto diversi di caffè verde tra di loro, ovvero le due specie principali. Da una parte la Coffea arabica, dall'altra la comunemente detta robusta, anche se sarebbe più corretto chiamarla col suo nome scientifico, ovvero Coffea canefora. Sì, perché la robusta in realtà è una varietà della Coffea canefora, l'altra varietà più comune e scoperta successivamente si chiama Kouilou, o molto più familiarmente nota come Conilon e la robusta del Brasile, chiamata erroneamente robusta del Brasile. L'arabica rispetto alla robusta, ed è una delle differenze, ha molte più varietà ed è molto più complessa. Un'altra differenza tra le due specie è che la robusta cresce dove l'arabica non cresce, ovvero la robusta cresce ad altitudini più basse, l'arabica invece cresce sopra i 1000 metri o tendenzialmente sopra i 1000 metri. Altre caratteristiche fondamentali sono che l'arabica ha molta meno caffeina della robusta. L'arabica predilige climi più miti, invece la robusta, da cui ne deriva il nome, preferisce appunto climi più decisi, più forti e temperature più elevate. Cosa che invece l'arabica non tollera. L'arabica al contrario riesce a tollerare anche temperature che per un brevissimo periodo di tempo vanno anche sotto lo zero e quindi è l'unico esempio in cui l'arabica è più robusta della robusta. Andando ad esplorare poi le varietà e le tipologie di arabica possiamo distinguere tendenzialmente due varietà principali, la tipica e la bourbon. Di queste due varietà principali andremo però a parlare nella storia e nella diffusione della pianta nel prossimo video, quindi continuate a seguirci, la nostra estrazione è terminata, quindi non mi resta che salutarvi, io mi bevo il mio caffè filtro, stay bloomish e al prossimo episodio!